Crostata, mandorle e frutti di bosco, senza glutine, senza lattosio, adatta a tutti, buonissima e facilissima. Prepariamola insieme. Iniziamo. Cuociamo 300 g di frutti di bosco, questi sono quelli congelati. Li metto in pentola con la scorza di un limone, e il succo di mezzo limone, 3 cucchiai di zucchero e andiamo sul fuoco. La facciamo diventare tipo marmellata, quindi deve cuocere bene, si deve restringere. Lo lasciamo a minimo così finché si asciuga un po'. Intanto preparo la frolla con la farina di riso, 430 g di farina di riso, un uovo intero più un tuorlo, ,80 g di latte, in questo caso ho usato il latte vegetale, questo è cocco e riso, ma puoi usare anche di mandorla, 100 g di zucchero e 80 g di olio di arachide, di girasole, scegli tu, mezza bustina di lievito per dolci istantaneo in polvere, 8 g circa, e mezza fialetta di aroma alla mandorla. Puoi utilizzare anche limone se preferisci. E non resta che lavorarla giusto per compattarla, è velocissima, non va lavorata neanche tanto. Se ti accorgi che la farina non è sufficiente puoi aggiungerla ancora, al contrario un po' di latte. Se dovesse risultare un po' ancora appiccicosa, aggiungiamo poca farina di riso per lavorarla, ma giusto quella che serve per la lavorazione. La frolla con la farina di riso è meravigliosa, la utilizzo spesso anche per le crostate di tutti i generi e per i biscotti, è friabile e profumata. Ora per la pasta di mandorle usiamo 150 g di farina di mandorle oppure 150 g di mandorle tritate finemente, 3 cucchiai di zucchero e l'albume che c'era avanzato prima. Il resto della fialetta, l'altra metà di aroma mandorle, rinforzerà il gusto della mandorla, ci sta benissimo. Vediamo la consistenza, se non dovesse essere sufficiente l'albume o aggiungiamo un altro albume o, come sto facendo io, qualche cucchiaino di latte vegetale. Deve essere così morbido, composto così, malleabile, e teniamo da parte. Intanto vedi la composta di frutti di bosco è pronta, adesso è più liquida ma raffreddando solidificherà un po', quindi deve essere così. Oppure se non vuoi fare questo procedimento basta usare della confettura di frutti di bosco già pronta. Allora, carta forno, farina di riso, stampo da 26-28 cm, divido, lascio un po' di più per la base, questo lo mettiamo da parte, estendo, vedi un impasto tipo è brutto da dire ma è tipo plastichina, malleabile, lavorabile, riparabile, se si spezza si può recuperare tranquillamente. Estendiamo fino a che arriviamo alla grandezza dello stampo, leggermente più grande perché deve coprire anche i bordi.
e la mettiamo così direttamente con la carta forno, è ancora più semplice, oppure lo stampo va imburrato e infarinato bene. Saliamo sui bordi, togliamo magari l'eccesso da una parte e lo mettiamo dove manca tranquillamente, e sulla base mettiamo la pasta di mandorle profumatissima. Il connubio pasta di mandorle, pasta frolla e frutti di bosco è spettacolare, secondo me. Si abbinano i sapori, le consistenze, buonissimo. Mi bagno la mano con poca acqua per stenderla meglio, deve essere stesa molto sottile. Facilissimo, come vedi, niente di complicato. E stendo l'altra parte. Ora puoi fare le classiche strisce anche se vuoi, ma io preferisco farla doppia. Metto la confettura di frutti di bosco ormai fredda sopra. E aiutandomi con la carta forno metto sopra il coperchio, prendo le misure. Opla. Tolgo la carta e sigillo bene i bordi. Unisco bordo con bordo in modo che non fuoriesca nulla. Tolgo l'eccesso e chiudo così per fare una sorta di disegno. Spennello con latte, sempre vegetale in questo caso, ma ti ripeto, se vuoi farla normale puoi mettere il latte normale di mucca. E mandorle a lamelle, visto che è uno degli ingredienti principali, lo riportiamo anche sopra. Un po' di zucchero per farle caramellare e andiamo in forno già a temperatura 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 30 minuti circa. A dopo. Già il profumo ha invaso la casa. Meraviglioso. Bellissima, non metto neanche zucchero a velo sopra, mi piace così, bella rustica. Profumo delicious. La lasciamo un po' raffreddare almeno, perché sennò si sbriciola tutta. E voilà. Che dobbiamo dire? Dobbiamo solo assaggiare. La consistenza buonissima. L'acidulo dei frutti di bosco, l'aroma della mandorla e la consistenza della pastolla di riso è top, troppo buona. Questa me la finisco. Grazie per la visione come sempre, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Ciao ciao, alla prossima!